Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video particolare, girato anche in maniera particolare, quasi dal basso verso l'alto, come potete vedere nelle mie sperimentazioni. Parliamo finalmente del nuovo logo del canale. Sapete benissimo tutti, chi non lo sa che si approccia ora, sa che il canale è nato come canale polivalente, un canale che parlava dei miei hobby, delle mie passioni, dei miei studi. Ebbene, si sta trasformando in un canale monotematico o quasi. Si parlerà quasi esclusivamente di vita dopo la morte, di NDE, di spiritualità, di tutta la letteratura annessa e connessa, e quindi di tutti gli argomenti interconnessi, dalla morte condivisa, agli spiriti vaganti, alle anime, alle interconnessioni con l'universo, con Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, serviva una rinfrescata al logo al mio bonzetto con le spade, il quale era nato appunto per indicare quella via di mezzo che era il canale tra alcuni argomenti umanistici e spirituali e altri argomenti più diciamo così fisici, come la mia passione per i coltelli sportivi, quindi le uscite outdoor, in campagna, in montagna e via dicendo. Bene, allora qualcuno si è fatto avanti e volontaristicamente, almeno al momento, mi ha aiutato, e quindi devo ringraziare pubblicamente per i loghi Elisa Marchese Grandi, velocissima, immediata. Adesso vedremo tutto il percorso, anche se sinteticamente, che è stato fatto per la scelta del logo e perché è stato scelto questo logo, e ovviamente il suo fidanzato Cristian Bariselli, il quale si è subito spontaneamente offerto e mi ha messo in contatto con Elisa. Cristian, Elisa, grazie, grazie, grazie di cuore, e se avete bisogno di una buona grafica che vi faccia un lavoro, ovviamente mi sento che raccomandarvi Elisa Marchese Grandi. E se non sapete come contattarla, contattate me, io vi girerò la sua email e potrete contattarla di persona. Veramente Elisa, hai fatto un gran lavoro. Spero un giorno di incontrarti, te e Christian, perché mi ha detto che siete qua del nord Italia e quindi potreste capitare anche dalle mie parti. Vi aspetto sempre a braccia aperte. Grazie, grazie e ancora grazie. Bene, bando le ciance, andiamo a vedere il perché e il per come di questo logo. Eccoci qua nella cartella dell'evoluzione dei loghi e iniziamo a capire come si è evoluta questa situazione. Allora, il mio logo precedente, per chi non l'avesse visto, eccolo qua. Vediamo il nostro bonzo, il nostro guru, perché questo in realtà sarebbe un ninja guru che è, come vi ho detto, una mescolanza tra la parte spirituale, lo vedete in meditazione su una nuvoletta, con la luce dietro, col sole che cresce, le due foglie che cadono, che non sono messe apposta, perché vi ricordo che il Buddha, una delle sue grandi rivelazioni, la fece vedendo cadere una foglia mentre era in meditazione sotto un fico selvatico, quindi sono messe apposta. Lo vedete in meditazione e vedete che ha le due spadine alle spalle. Bene, questo era il logo. Cosa è successo? Che cambiando un po' i temi del canale bisognava un pochino aggiornare il logo, quindi si è pensato di utilizzare lo stesso personaggetto e lo stesso personaggio e fare varie evoluzioni, varie trasformazioni, come state vedendo adesso qua nell'insieme. Però la mia idea era di dare il senso anche del memento mori, cioè della morte, perché tutti dobbiamo morire, e quindi pensavo a un Grim Reaper simpatico. Mi sono stati offerti loghi veramente seri, veramente belli dal punto di vista anche grafico, però visto che parliamo di un argomento serio che a volte può essere anche pesante o scioccante, mi piaceva mantenere un logo con una mascotte, un logo un po' simpatico, diciamo.
Però il Green Reaper a voi non piace, cioè eccolo qua il nostro teschietto con la candela, in questo caso a voi non sarebbe piaciuto perché vi dà il senso. È un po' come il pregiudizio che c'è nei confronti di uno quando pensa ai coltelli pensa a qualcuno che deve ammazzare qualcuno, invece abbiamo tutti i coltelli in cucina e tutti li utilizziamo per cucinare. Non penso che i grandi chef siano dei grandi assassini in genere. Ma è un preconcetto tutto italiano, guardate che all'estero sui coltelli c'è un concetto veramente diverso. Bene, allora, visto che non vi è piaciuto questo, ma la gentilissima Elisa me li ha comunque fatti perché li utilizzerò per degli argomenti, vedete che i personaggi sono al computer, sono con le cuffiette, sono in posizioni diverse, allora abbiamo fatto un'evoluzione. Allora, visto che Green Reaper non vi piace, ho pensato di trasformare il nostro guru, il nostro personaggio, lui stesso, in un Green Reaper, che sarebbe poi l'angelo della morte, o il cupo mietitore come lo vedono gli orientali o i coreani. E vedetelo qua nella realizzazione bellissima di Elisa. Però poteva mantenere anche questo discorso della falce, poteva essere un po' dai commenti che mi facevate un pochino ancora troppo duro da affrontare. E allora avevamo pensato di fare il Caronte. Eccolo qua il nostro Caronte, sempre da una realizzazione di Elisa, proprio bello, a me è piaciuto subito tantissimo, anche perché il Caronte traghetta le anime dall'al di qua all'al di là, quindi quale meglio rappresentatività per un canale che parla della vita dopo la morte, delle cose spirituali, della letteratura che riguarda tutti questi argomenti e anche la sfera religiosa eventualmente, di quella di un Caronte che vi può traghettare almeno visivamente nell'aldilà, almeno dal punto di vista della conoscenza. Bene, però purtroppo facendolo vedere a diverse persone, così come per avere un'idea, la reazione di più di qualcuno è stata: ma cosa sarà, un sito di pesca? Io non ho detto a cosa serviva il logo, ho solo detto questo è un logo che una gentile signorina mi ha preparato per la mia vita digitale. Allora, chi un sito di pesca, chi un sito di imbarcazioni, chi un sito di viaggi, e quindi ho capito che non si riusciva ad andare oltre e capire che invece, come vedete, è un piccolo Caronte mascherato. Bene, dopodiché della versione carontea c'era anche la versione con la mascherina bianca, come vedete. Questo perché era giusto che il nostro bonzetto diventasse un po' spirituale, quindi si elevasse, non è più tutto materiale, tutto fisico, ma si sta elevando spiritualmente, e quindi vedete che acquisisce anche un sorriso beato e quindi più contento. E ciò nonostante, vedete che Elisa si è data un grande affare e mi ha fatto sia la versione normale di ogni personaggio, cioè ancora con la mascherina blu, vedete, sia la versione invece poi con la mascherina bianca. Allora, l'idea poi finale era quella di arrivare a questo personaggio, che ovviamente è il nostro bonzetto spiritualizzato, quindi col sorriso e la mascherina bianca. E mi piace anche il discorso della mascherina perché così non c'è un viso ben definito, le ali, la candela, l'areola e il bastone da eremita, da Menippo. Voi sapete che vi ho parlato del personaggio di Menippo, questo personaggio che viaggia tra i mondi e tra la realtà fisica e la realtà spirituale, ma farò poi un video appositamente su Menippo e altri personaggi di questo genere. E quindi l'idea era un po' di mescolare Menippo con un'elevazione spirituale e la candela, che come voi sapete è una ricerca, la ricerca della luce, la ricerca della verità. Solo che all'interno del piccolo logo di YouTube tutta questa insieme di immagine perdeva, non si riusciva a vedere bene, per cui anzi abbiamo optato, perché Elisa è stata di grandissimo aiuto anche in questa scelta, per
il nostro menippo, se volete, spiritual ricercatore, ed eccolo qua, con la candela. Ovviamente poi nell'immagine centrale vedrete sicuramente la versione anche con le ali, ma nel logo questa è la versione. Abbiamo dovuto poi rimpicciolirlo per farlo restare nell'arco della luce, perché altrimenti ancora YouTube ce lo tagliava via. E la candela, come potete vedere, è un po' come la lanterna di Diogene. Diogene, anche questo un antico filosofo greco, viveva in una botte e che trasportava, ovviamente con le ruote che trasportava, e aveva una lanterna, e lui diceva che ricercava la verità, ricercava l'uomo. Ecce homo, cioè cerco, ecco l'uomo. Cercava la verità dell'uomo, chi siamo, dove andiamo, perché siamo, e tutte le solite domande che ci facciamo dall'inizio dell'umanità. Lo vediamo qua invece poi col computer e la tazzina di caffè, e qua con le cuffiettine, qua ovviamente con l'imbarcadero, e qua nella versione che avrei voluto scegliere in maniera definitiva perché era più completa come spiegazione. Voi sapete che i loghi devono essere abbastanza semplici e dare il messaggio che devono dare. Si chiamano logo da logos, logos è parola ovviamente, e logo è un'immaginina che dà la parola, dà il senso alle vostre cose. Eccola qua il nostro Green Reaper, simpatico però, bravissima Elisa, devo dire veramente brava. Ed eccoci qua col nostro Diogene Menippo, che poi diventa anche... si eleva spiritualmente. Lo vediamo qua mentre attraversa il ponte dell'aldilà, e lo vediamo qua come lo vedete nella rappresentazione, nella copertina, diciamo, in alto del canale, tra il paradiso, dove c'è la bambina col coso di cuore, e l'inferno. Ovviamente nella rappresentazione del canale manca il pezzo alto e il pezzo basso, perché viene tagliato, deve essere un rettangolo, e quindi non ci sta l'intera immaginazione. E adesso vedrò in che maniera risolvere o cambiare un paradiso inferno con un'altra immagine. Magari Elisa, se ci sei, batti un colpo, ma mi dispiacerebbe sfruttare ancora il suo buon cuore. È stata veramente gentile e generosa, e ringrazio ancora Elisa Marchese Grandi. Ricordatevi questo nome, perché va veramente ringraziato. Ovviamente Cristian Bariselli, che è stato lui a avviare tutta la questione, di cui sarò sempre grato. Lo vedrete qua, appunto, il nostro personaggino che si eleva, che cammina tra il paradiso e l'inferno. Quindi pensavo che un po' queste due cose, il logo e questa immagine di copertina, dessero il senso compiuto al canale. Insomma, come avete visto, il logo è diventato una guida spirituale alla ricerca della verità e della luce con la candela, che vi trasporterà a cavallo dei vari mondi, perché non ce n'è uno solo. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete il like, iscrivetevi al canale. Adesso sapete la storia, il perché, il significato vero del nuovo logo. Il canale, vedrete presto anche le nuove siglette. Ci vediamo in un prossimo video, ricordatevi di iscrivervi e mettere il like. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!